In questo video parleremo dell'agorafobia, un disturbo d'ansia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Le persone che soffrono di agorafobia possono avere paura di stare in luoghi affollati, di viaggiare in aereo, in treno o anche di uscire di casa da soli. L'agorafobia può essere molto debilitante e può impedire alle persone di vivere una vita normale. In questo video discuteremo dei sintomi dell'agorafobia, delle cause e dei trattamenti disponibili. Segui il video fino alla fine per non perdere tutte le risposte che cerchi. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jacopo, studente e appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. L'agorafobia viene definita come la paura di situazioni da cui potrebbe essere difficile o imbarazzante allontanarsi nel caso in cui si manifestassero sintomi d'ansia. Situazioni tipicamente temute sono la folla, i luoghi affollati come i negozi, i centri commerciali o anche le chiese. A volte si tratta di situazioni che non lasciano molte vie di fuga, come essere in treno, attraversare un ponte o trovarsi su strade a lunga percorrenza. Molti di coloro che soffrono di agorafobia sono particolarmente incapaci di uscire di casa e quelli che ci riescono lo fanno con profondo malessere. Nel DSM-5, il manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali, l'agorafobia prevede la presenza di ansia o paura marcate o intense, innescate dalla reale o anticipata esposizione a un'ampia gamma di situazioni. Quando vengono provate paura e ansia, le persone con agorafobia solitamente hanno pensieri che riguardano la difficoltà nel fuggire da quelle situazioni, oppure pensieri circa la possibilità di non essere soccorsi in caso di bisogno, per esempio se dovessero comparire un attacco di panico o altri sintomi invalidanti o imbarazzanti. È importante sottolineare come il DSM suggerisca che per diagnosticare questo disturbo è necessario che i sintomi si verifichino ogni volta che la persona entra in contatto con la situazione temuta. Quindi se una persona prova paura una sola volta quando si trova all'interno di un centro commerciale, per esempio, e poi le volte successive non succede niente, questo problema non può essere considerato come agorafobia. Spesso, inoltre, la persona che soffre di agorafobia trova forza nell'affrontare la situazione quando viene accompagnato da qualcuno, come un partner, un amico o un familiare. Nelle sue forme più gravi, l'agorafobia può rendere la persona costretta in casa, incapace di uscire e dipendente dagli altri, per i servizi o per l'assistenza, ma anche per provvedere alle necessità di base. Sono comuni poi sentimenti di demoralizzazione e sintomi depressivi, così come abuso di alcol e di farmaci sedativi, come strategie inappropriate di gestione del problema. Vediamo ora quali sono le cause, qual è la prevalenza di questo disturbo e qual è il suo decorso. L'agorafobia viene solitamente diagnosticata per la prima volta nei giovani adulti, con un'età media di circa 20 anni. Non c'è consenso in letteratura per quanto riguarda le esperienze infantili, le caratteristiche della personalità o su determinati fattori di rischio psicosociale che possono portare poi a una diagnosi di agorafobia. Tuttavia vi sono alcuni fattori che sembrano essere associati alla comparsa di questo disturbo. Tra questi troviamo un'iperprotettività dei genitori, la presenza di paure infantili o di terrori notturni, esperienze di dolore o lutto nei primi anni di vita, infanzie infelici o traumatiche, fino ad una predisposizione genetica. Ogni anno circa il 2% degli adolescenti e adulti riceve una diagnosi di agorafobia e questo disturbo è molto più comune nelle femmine rispetto ai maschi. Il decorso di questo disturbo è solitamente persistente e cronico. La remissione completa del disturbo è infatti piuttosto rara. Vediamo ora le conseguenze dell'agorafobia sulla vita. L'agorafobia è associata a una considerevole compromissione della produttività lavorativa o scolastica. L'isolamento causato da questo disturbo può portare a una drastica riduzione delle interazioni sociali, ostacolando le relazioni personali e aumentando quindi i sentimenti di solitudine e di depressione. Attività comuni come fare la spesa, partecipare a incontri o persino andare al lavoro diventano sfide difficilissime, con conseguenti comportamenti di evitamento. Ad esempio, qualcuno con agorafobia potrebbe non essere in grado di partecipare a una festa di famiglia a causa della paura di un attacco di panico in un ambiente affollato. Di conseguenza anche le opportunità di carriera e la crescita personale possono essere soffocate poiché gli individui potrebbero non essere in grado di perseguire gli obiettivi desiderati o partecipare ad esperienze di vita. L'inesorabile ciclo di evitamento può peggiorare il disturbo nel tempo, rendendo l'aiuto e il supporto professionale cruciale per coloro che sono alle prese con questo disturbo. A proposito di supporto professionale, andiamo a vedere ora quelli che sono i trattamenti e le terapie più efficaci. Per quanto riguarda i trattamenti di questo disturbo, la terapia cognitivo-comportamentale sembra essere molto efficace. Le tecniche di esposizione graduale si sono dimostrati utili nel ridurre comportamenti che alimentano l'ansia. Inoltre sono state implementate strategie volte a incrementare la capacità dei soggetti di gestire l'ansia senza temere le conseguenze catastrofiche, favorendo quindi la comprensione dei sintomi e diminuendo il bisogno di controllo dell'ansia. In certi casi è opportuno che lo psicoterapeuta lavori in un'ottica multidisciplinare con uno psichiatra per valutare anche l'aiuto farmacologico nel trattamento del disturbo. Nel caso in cui non conosciate la differenza fra psicologo, psichiatra e psicoterapeuta, vi invito ad andare a vedere il video che ho fatto tempo fa, ve lo lascio linkato qua sotto in descrizione, dove do tutte le risposte del caso. Il trattamento farmacologico combinato con la psicoterapia sembra dare risultati molto incoraggianti. Pur non entrando nel merito del trattamento farmacologico, in quanto non mi compete,
Spesso vengono utilizzati farmaci denominati SSRI per il trattamento di questo disturbo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se siete a conoscenza di qualcuno che soffre di questo disturbo, se è riuscito a superarlo e come è riuscito a superarlo. Cari amici, questo video termina qui, spero sia stato di vostro gradimento, vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale per non perdere le prossime uscite e a lasciare qua sotto un commento. Ci vediamo al prossimo video, ciao!